Bene ragazzi e amici, buonasera. Oggi continuiamo a parlare dei sofisti, parliamo di un tema specifico, quello del rapporto tra physis e nomos, del rapporto tra natura e legge, un tema affrontato dai sofisti, ma non solo da loro, anche da altri scrittori, anche da altre espressioni letterarie della cultura greca. Abbiamo qui la gattona Sofì, la mia magnifica gattona, che fa le video lezioni con me. È vero Sofì? Vuoi scrivere tu? Vuoi scrivere physis e nomos? No, non ti devi mangiare la penna. Beh, forse è meglio che la lasciamo andare. Lei è la nostra mascotte, sta stranamente tranquilla oggi perché di solito scalcia, morde. Guardate com'è tenera e si fa accarezzare. Beh, Sofì, la lasciamo, ecco, facciamole fare un saltello. Parliamo del problema di physis e nomos. Prima di tutto, che cosa vogliono dire queste due espressioni, queste due parole? Physis, in traslitterazione nell'alfabeto latino, è nomos. Physis in greco, lo scrivo anche in greco, nomos, ok? Attenzione, il rapporto, la contrapposizione tra physis e nomos è un argomento molto significativo di questo periodo della filosofia greca, della riflessione filosofica in Grecia. Che cosa si intende per physis? Abbiamo già incontrato ampiamente questo vocabolo quando abbiamo parlato dei naturalisti, no? Dei naturalisti cosiddetti presofisti. Physis vuol dire natura, però attenzione, in questo caso il termine natura viene utilizzato, viene adoperato con un significato leggermente diverso rispetto a come veniva usato questo termine da Talete, da Eraclito, da Parmenide, da Empedocle, da Anassagora, eccetera, cioè dai presofisti. Non la natura nel senso meccanico, nel senso biologico, nel senso fisico del termine, una natura che comprende l'uomo, ma proprio la natura dell'uomo, cioè la natura dell'uomo, le caratteristiche dell'uomo, la sua antropologia, prima e al di là di ogni intervento della civilizzazione, prima, al di là, al di fuori di ogni intervento di civilizzazione. Cioè physis indica come le cose stavano all'origine, in un ipotetico stato di natura, quando le città, tutte le manifestazioni culturali non erano state ancora create, cioè c'è l'ipotesi che ci sia uno stato di natura in cui l'essere umano viveva in un certo modo, aveva degli usi, dei costumi, eccetera. Quindi la situazione originaria, la situazione che si presenta natura nel senso di non tanto di natura fisica, ma di natura umana, perché i sofisti come Socrate si interessano dell'uomo come un ente particolare all'interno della natura, non come un ente che in qualche modo è costituito allo stesso modo rispetto agli altri enti naturali, come facevano i presofisti, come abbiamo visto. Quindi natura è quella condizione umana, quell'insieme di caratteristiche dell'essere umano, quell'insieme di qualità, di carattere, di rapporti sociali, di rapporti interpersonali, quelle caratteristiche che esistono originariamente, d'accordo? Prima di quella che noi chiameremmo la civilizzazione, prima dell'intervento dell'essere umano stesso che modifica la natura. Quindi la natura nel senso di ciò che esiste originariamente, ciò che esiste al di là, al di fuori e prima che la società umana, che gli esseri umani costruiscano qualcosa, e quindi ovviamente si evidenzia uno scarto evidente tra physis e nomos. Nomos in greco vuol dire legge, ok? Quindi inizialmente vi era una condizione originaria, poi l'uomo, l'essere umano, il consorzio umano interviene, stabilisce delle leggi, un insieme di norme, il nomos, che possono essere anche molto diverse rispetto alla situazione naturale.
Attenzione, nomos non vuol dire soltanto legge, in greco può anche essere tradotto con convenzione. Le leggi sono le leggi scritte dello Stato, delle poleis, ma in realtà il termine nomos intende proprio tutte le convenzioni, cioè tutto ciò che è stato costruito, le costruzioni sociali, tutto ciò che è stato costruito dalla civiltà, dalla civilizzazione. Le costruzioni sociali, tutto ciò che la civiltà, la civilizzazione, noi potremmo chiamarlo il progresso, la cultura, tutto ciò che il progresso, la civilizzazione e la cultura ha realizzato facendo uscire l'essere umano dalla condizione originaria, dalla condizione naturale. Quindi attenzione, non soltanto le leggi scritte, ma anche le convenzioni non scritte, le convenzioni sociali, la morale, la religione, gli usi, i costumi, le abitudini all'interno del gruppo, all'interno della società, all'interno delle istituzioni, non soltanto quindi, capite, le leggi scritte. Allora che succede? Che viene tematizzato questo tema in maniera molto brillante, molto moderno anche, in maniera anche molto moderna. Si inizia a riflettere sul fatto che tra physis e nomos ci sia uno iato, una distinzione, uno scarto, una differenza drammatica, cioè che l'essere umano nel suo processo di civilizzazione, di sistematizzazione, abbia utilitaristicamente e convenzionalmente creato delle strutture, ripeto, che non sono soltanto lo Stato, le leggi scritte, i tribunali, ma anche la morale, la convenzione, gli usi, i costumi, eccetera, abbia creato delle strutture, dei valori morali, delle abitudini, degli usi e dei costumi che in natura non esistevano. Cioè che la civilizzazione umana, la civiltà umana, il progresso, la storia, capite, abbia allontanato l'essere umano dalla sua condizione naturale, lo abbia spinto a creare appunto dei corpi artificiali come la legge dello Stato, lo Stato stesso, la città, che vengono visti come non naturali, che vengono visti come lontani, ma a volte anche, attenzione, come contrari, come ostili rispetto alla natura. Quindi si riflette su questo fatto che vi è un criterio, la natura può essere assunta, la situazione originaria, a criterio di riferimento, ma anche proprio a criterio di riferimento dal punto di vista della norma morale, ok? Ciò che è naturale è buono, non nel senso, è buono nel senso che ciò che è naturale è naturale. Poi l'essere umano ha creato delle strutture, ha creato dei valori, degli usi, delle costruzioni sociali che hanno fatto sì che l'essere umano si allontani dalla sua condizione originale, d'accordo? Non sono solo le leggi, sono tutte queste altre cose che ho detto. E quindi una critica alla civilizzazione, cioè la civilizzazione viene spesso vista come qualcosa che ha pervertito l'essere umano, che lo ha allontanato dalla natura. In questo modo, capite, molto modernamente e molto efficacemente si può procedere ad una critica della civiltà, ad una critica delle istituzioni, delle leggi, dello stato delle cose corrente, perché basta paragonarlo ad una ipotetica realtà, condizione originaria. Quella condizione originaria risulta qualcosa che è stato abbandonato, d'accordo? E quindi facilmente si può criticare il nomos, si possono criticare le convenzioni, tutto ciò che appunto è culturale, tutto ciò che è culturale e ciò che è convenzionale, come appunto qualcosa che ha fatto violenza alla natura, ha allontanato l'essere umano dalla sua condizione e dalla sua vita originaria, e in qualche modo quindi prendendo come parametro, come criterio valido la condizione originaria, è facile criticare ciò che è venuto dopo come appunto un allontanamento,
un allontanamento che ha provocato danni, che ha allontanato l'essere umano dal suo spontaneo, naturale modo di manifestare le sue caratteristiche. Quindi vedete che non sempre i sofisti cadono nel totale relativismo morale. Al contrario, alcuni di questi sofisti che vedremo, che parlano della differenza, dello scarto tra physis e nomos, tra natura e cultura, tra natura e civiltà, tra natura e convenzione, hanno un riferimento morale. Il riferimento morale, il loro parametro, il loro criterio normativo è la natura originaria, la condizione originaria. Quello per loro è un parametro oggettivo a cui l'essere umano dovrebbe in qualche modo ritornare. L'idea di una condizione originaria in cui l'essere umano era felice, in cui l'essere umano viveva all'interno delle sue caratteristiche strutturali originarie, da cui ci si sarebbe allontanati. Quindi una critica anche alla civilizzazione, al progresso. Quindi non più un relativismo culturale, vedete, tra la condizione originaria e il modo di vivere e di pensare delle città organizzate con le leggi scritte, molti sofisti o molti personaggi, anche non strettamente, non propriamente dei sofisti, prendono a modello, prendono a criterio la situazione originaria, cioè la situazione naturale, come se tutto ciò che fosse venuto dopo, tutto ciò con cui gli esseri umani hanno provveduto all'allontanamento rispetto alla natura, alla condizione originaria, come se tutto ciò che è civilizzazione fosse una sorta di caduta, di perversione rispetto ad una situazione naturale, felice, ingenua, e in ogni caso più apprezzabile. E quindi guardate che però non è sempre stato così. Cioè in epoca arcaica questa distinzione molto attuale, no? Tra natura e cultura, tra natura e legge, tra physis e nomos, non esisteva nei secoli precedenti, diciamo al V secolo a.C. Cioè nella cultura arcaica tutto, anche le leggi emanate dal potere sovrano, veniva considerato, tutte le manifestazioni umane venivano considerate naturali, cioè vi era un'identificazione tra physis e nomos, il fatto che tutto ciò che è legge corrispondesse a ciò che è natura. Cioè si pensava che anche le leggi derivassero inevitabilmente da un ordine naturale, non rappresentassero un allontanamento dall'ordine naturale. L'ordine naturale veniva identificato anche come un ordine divino, di origine divina. L'ordine naturale corrispondeva a ciò che gli dei volevano, a ciò che veniva rivelato dagli dei, e quindi tutte le strutture sociali o le leggi venivano considerate appunto come l'espressione di qualcosa di eterno, di immutabile, la legge non come convenzione, come invenzione artificiosa dell'uomo che può cambiare da un punto all'altro, che è stata la legge come qualcosa che è stata inventata a un certo punto della storia, ma la legge, capite, come qualcosa che è la necessaria conseguenza di un ordine eterno, immutabile, strutturale, divino. La legge rappresenta una sorta di natura immutabile. E infatti questo succede soprattutto quando non vi erano le leggi scritte. Le leggi erano l'emanazione di un basileus, come i capi greci nell'Iliade, no? Un basileus, cioè un re tribale, un re che rappresenta un'aristocrazia, un genos, cioè una
una nobiltà, un'aristocrazia, un genos che è superiore rispetto al demos, al popolo, alla massa. Quindi nel momento in cui il Basileus, non esistevano ancora leggi scritte, emanava un decreto, prendeva una decisione, decideva qualcosa, emanava un ordine, quest'ordine, questa decisione del potere sovrano del Basileus veniva considerata conforme alla volontà della divinità, d'accordo? Qualcosa di eterno, di immutabile, cioè il Basileus aveva in qualche modo un'aura sacrale, divina. Le decisioni del re tribale, le decisioni del Basileus, che non erano ancora state messe per iscritto, venivano considerate come qualcosa che proveniva direttamente dagli dei, che proveniva direttamente da un ordine divino, d'accordo? Anche perché proprio il Basileus geneticamente, strutturalmente, biologicamente apparteneva al genos, cioè a quella stirpe superiore aristocratica che in qualche modo veniva identificata con caratteristiche divine. Però fate attenzione, anche nel momento in cui vengono messe per iscritto le prime legislazioni, non si pensa immediatamente che le leggi scritte possano essere un allontanamento rispetto a un ordine originario, possano essere relative, possano essere artificiali, possano essere convenzionali, possano cambiare nel corso della storia. Se noi prendiamo i primi legislatori, per esempio Caronda a Catania, i primi che fanno scrivere le leggi, che emanano una legislazione scritta, Caronda a Catania nel 663 a.C., oppure Zaleuco a Locri esattamente 30 anni dopo, oppure se vediamo i grandi legislatori di Atene come per esempio Solone, ma prima di lui anche Dracone nel 520 a.C., oppure Solone nel 494 a.C., erano delle figure sacerdotali, delle figure che venivano investite di un potere religioso. Ok? Solone è un legislatore sacerdote che viene chiamato da fuori, è straniero, e quindi pur essendo, capite, le loro delle leggi scritte, un codice scritto, si continuava a pensare che comunque fossero l'espressione di un ordine divino, sono leggi scritte, però sono eterne, immutabili, rappresentano una presunta natura, una presunta condizione naturale, che quindi perché sono emanate da legislatori che sono anche figure sacerdotali, figure sacre, e nessuno badava molto al fatto che le leggi di una città fossero diverse dalle leggi di un'altra città. Si pensava che insomma tutte le leggi fossero basate su un ordine eterno e immutabile. Il punto è che poi, soprattutto nel V secolo, soprattutto ad Atene, ma non solo, assistiamo al V secolo a un processo di razionalizzazione e di laicizzazione del nomos. Di razionalizzazione e di laicizzazione del nomos. Il nomos inizia a essere interpretato sempre più non come qualcosa che è conforme a un ordinamento divino, immutabile e eterno, ma qualcosa che appunto è convenzionale, dipende dalla ragione e può essere anche cambiato, ok? Il nomos come qualcosa di convenzionale, come qualcosa che è il frutto di un'iniziativa umana che si distacca
dalla natura. Ovviamente a questo cospirano più motivazioni: l'isonomia, il fatto che la legge dovesse essere uguale per tutti, d'accordo? Il fatto che la legge dovesse essere uguale per tutti rende la legge astratta, d'accordo? Rende la legge impersonale, rende la legge sovraindividuale. La legge in qualche modo si sostituisce al basileus, al re. La legge è sempre valida indipendentemente da chi sia il governante, d'accordo? Indipendentemente da chi governa. La legge non è più il decreto, magari orale, no? Di un re sacerdote. La legge è un'istituzione che riguarda la polis in generale e che continua a esistere anche quando, ovviamente, i governanti della polis cambiano. Quindi la legge, l'isonomia, diventa una legge astratta, diventa una legge sovraindividuale, non più legata a chi l'ha emanata. Solone scrive delle leggi, ma queste leggi saranno valide anche quando Solone non ci sarà più, d'accordo? E devono essere applicate da persone sempre diverse nel corso della generazione. Proprio per il fatto di essere leggi scritte, vengono viste come qualcosa di indipendente rispetto a chi le ha scritte, rispetto a chi le governa. Quindi la legge non viene più vista come una sentenza divina, una sentenza indiscutibile da parte di un personaggio sacro. La legge viene vista come qualcosa di più tecnico, di più laico. Le leggi della città, al sovrano della città si sostituisce la legge. Non bisogna più obbedire a uno o un altro sovrano, ma alla legge. La legge che resta identica anche quando cambia il sovrano. Attenzione che quest'idea noi la abbiamo anche, quella della legge che diventa astratta, razionale, laica, che non dipende più da una sorta di vaticinio di un personaggio che è simile agli dei. Questa concezione l'abbiamo anche all'interno di pensatori tradizionali, come per esempio Eraclito. Se si va a vedere Eraclito dice che la città si regge sul fatto che si rispetti la legge, che bisogna rispettare la legge, che i cittadini migliori sono quelli che si sottomettono alla legge, capite? Alla legge, non più a un capo, non più a uno specifico, a un personaggio preciso. Ed Eraclito aveva ancora una concezione arcaica, pensava che la legge comunque fosse l'emanazione di un ordine divino intoccabile. E il punto è che nel V secolo che cosa succede? Il fatto stesso che la democrazia si sostituisca un po' dappertutto in Grecia ai governi aristocratici, ai governi monarchici, ai governi tirannici, porta a pensare che la legge sia convenzionale, perché la legge è l'espressione della maggioranza del demos, d'accordo? Di un popolo, è la maggioranza, l'espressione di una maggioranza del popolo, e questa maggioranza può cambiare. Quindi c'è una lotta politica tra le fazioni, quindi prima viene approvata una certa legge, poi quella legge viene abolita e ne viene approvata un'altra, in base a chi viene eletto chi viene estratto a sorte. In molti casi erano proprio estratti a sorte i legislatori, oppure da chi viene eletto all'interno delle assemblee. Quindi capite che in una situazione del genere, con un dibattito all'interno delle assemblee in cui ognuno doveva persuadere l'uditorio, è più difficile continuare a pensare alla legge come qualcosa di eterno, immutabile, come qualcosa che rappresenta un dato che è conforme ad un ordine naturale, uguale per tutti, eterno. Perché? Perché le leggi cambiano continuamente a seconda della vittoria e della sconfitta di determinate fazioni politiche. Leggi che
cambiano continuamente, soprattutto a colpi di maggioranza, non possono essere più considerate corrispondenti ad un ordine, ad un insieme di valori eterno. E quindi nasce l'idea della legge appunto come qualcosa di convenzionale, come qualcosa che non corrisponde necessariamente all'ordine naturale. Ma la stessa esperienza dei viaggi, no? Atene o altre città diventano dei grandi porti commerciali, delle città che vivono sul commercio marittimo, mercantile. Allora, già l'esperienza del viaggio mostra a tutti che le leggi sono diverse da posto a posto, da città a città, da popolo a popolo, come possono essere espressione di un ordinamento naturale, oggettivo, universale, valido per tutti, se le leggi sono diverse ad Atene oppure a Sparta. Pensate alla sconfitta di Atene nel 403 a.C. nella guerra del Peloponneso con Sparta. Un sistema legislativo e valoriale, quello di Atene, viene investito, rovesciato e impregnato da un altro sistema legislativo e valoriale, quello di Sparta, che era profondamente diverso. Allora non si può più pensare che le leggi, le convenzioni, la morale, l'organizzazione dell'esercito e della vita ad Atene e a Sparta fossero entrambe corrispondenti a un ordine naturale. Sono diverse e gli ateniesi hanno assaggiato su se stessi questo forte rivolgimento. Ci sono sempre più persone che viaggiano, che scrivono e che iniziano a riflettere sulle differenze tra gli usi, i costumi, le leggi dei vari popoli. Basta prendere Erodoto. Guardate che Erodoto, qui siamo nella prima parte del V secolo a.C., i sofisti non ci sono ancora. Per questo vi ho detto che questa questione, questo tema fondamentale di Physis e Logos va anche al di là della riflessione, dei ragionamenti, della filosofia dei sofisti o di Socrate. Erodoto viene prima dell'esperienza della sofistica ad Atene. Lui scrive le sue storie, descrive tantissimi popoli, anche popoli orientali, e lui stesso mette in evidenza l'enorme differenza tra gli usi e i costumi di un popolo e quelli di altri popoli. Lui stesso appunto mette in evidenza queste differenze, le trova sorprendenti, però deve arrendersi all'evidenza. C'è un'evidente relatività del nomos. Ognuno, ogni popolo, ogni città, ogni posto dove lui va, lì in ogni posto trova delle convenzioni, degli usi differenti, e quindi non tutti possono essere corrispondenti ad un ordine naturale. Qual è il nomos che è giusto? Quando ci sono dei nomoi, al plurale dei nomoi, che sono differenti, molto differenti l'uno dall'altro. Non c'è un nomos, non c'è una legge, non c'è una cultura, un insieme di valori che possa essere considerata la migliore, quella più conforme ad un ordine naturale o un ordine divino. Un nomos, un insieme di leggi che possa essere considerato giusto, valido di per sé, in maniera assoluta, mentre tutti gli altri nomoi degli altri popoli sono sbagliati. E chi ti dà il criterio per stabilire che il tuo nomos è giusto e quello degli altri è sbagliato? C'è per esempio un aneddoto, uno dei tanti, perché non è l'unico che va in questa direzione in Erodoto. Erodoto mette appunto in evidenza proprio la differenza degli usi e dei costumi. Erodoto dice: chiedete ad ogni popolo quali sono i nomoi, quali sono le leggi, quali sono i valori, quali sono le convenzioni più giuste, quali sono le leggi, quali sono gli usi e i costumi più giusti. Ogni popolo, attenzione, ogni popolo, dopo aver riflettuto, anche dopo aver conosciuto gli usi e i costumi degli altri, anche dopo aver chiaramente potuto paragonare i propri usi e costumi a quelli degli altri, ogni popolo dirà con convinzione
che i propri usi e i propri costumi sono migliori, rappresentano il bene in sé, rappresentano la giustizia in sé, rappresentano ciò che si deve fare in maniera assoluta, mentre in Homo gli usi e i costumi degli altri popoli sono sbagliati di per sé, d'accordo? Lui fa un esempio, dice che alla corte di Dario, il gran re di Persia, vi erano dei greci. Dario chiede ai greci, che come sapete erano usi bruciare i propri morti. Quando morivano i genitori, i figli facevano una pira funebre, oppure in alcuni casi, o anticamente, per esempio i Micenei li seppellivano, però diciamo che siamo nel V secolo, li bruciavano. Allora il gran re Dario chiede ai greci che cosa potrebbero pensare di un uso diverso, per esempio di mangiare i propri genitori invece di bruciarli su una pira funebre. Voi direte, ma è assurdo, muoiono i nostri genitori, noi come uso funebre, come costume funebre dovremmo avere quello di mangiarli, è assurdo. Naturalmente a noi ci sembra qualcosa di sbagliato in sé, di sbagliato per natura, di contrario alla natura, cioè i nostri usi e costumi sono i più ragionevoli, sono i più civili, d'accordo? Mentre quelli degli altri no. E quindi noi diciamo, sarebbe assurdo divorare i nostri genitori, avere come uso funerario, come pratica funebre, quella di divorare i propri genitori quando sono morti. Allora Dario chiese agli indiani, a un gruppo di indiani che si chiamano indiani callati, che erano presso di lui, mentre i greci seguivano, grazie alla traduzione di un interprete, questi callati, forse avete già capito, avevano come uso funerario quello di divorare i propri genitori quando essi fossero morti. Allora chiede ai callati, forse avete già capito, cosa pensate voi dell'uso di bruciare i cadaveri dei vostri genitori su una pira funebre? E i callati, dice Erodoto, lanciano alte grida, strepiti, si scandalizzano, urlano, protestano contro quest'idea, solo a pensarla sembra un'idea barbara. No, è assurdo, dicono i callati. È normale, è giusto, cioè per loro il loro nomos, le loro convinzioni rappresentano ciò che è giusto in senso assoluto, in tutti i tempi, in tutti i luoghi, ciò che è giusto per natura. È normale, dicono i callati, è giusto che una volta morti i genitori vengano divorati dai figli. D'accordo? Per loro è una cosa assolutamente ingiusta, barbara, quello che fanno i greci, cioè quello di bruciarli i genitori su una pira funebre. Vedete, dipende, è proprio questo che Erodoto registra, dipende qual è il nomos che viene considerato migliore. Ognuno crede che il proprio nomos, che i propri usi siano, le proprie leggi siano migliori, ed Erodoto conclude dicendo evidentemente il nomos è re di tutte le cose. Nomos, convenzione, nomos, la convenzione, la costruzione culturale, i costumi di ciascun popolo. Nomos è il re di tutte le cose. Nomos domina le opinioni di tutti. Questo in Erodoto.